Salve a tutti, vi sto per raccontare una storia vera accaduta anni fa a una mia collega. Questa ragazza, a cui serviva urgentemente una vettura, chiese aiuto a parenti e amici. Non avendo soldi, cercava un mezzo funzionante, pagando però solo il passaggio di proprietà. Una sua carissima amica gli propose la sua Fiat Punto, che fondamentalmente non usava più e che ormai non valeva più niente. Il primo giorno c'era felicità nell'aria. Qualcuno si sentiva molto generoso e qualcun altro aveva ottenuto il suo desiderio. Pochissimi giorni dopo, però, l'auto rimase ferma in mezzo alla strada, cosa che succede anche ai mezzi più nuovi, ovviamente. La gioia iniziale venne trasformata in rabbia e frustrazione, visto che il meccanico e il soccorso stradale stavano facendo lievitare il costo della vettura presa in regalo. Ricordo solamente le parole della precedente proprietaria della Punto, che diceva: «Ma cosa pretendeva? Io la macchina l'ho regalata. Se la voleva anche funzionante, se la doveva pagare». Questa introduzione serve a parlare nuovamente di coerenza legata alla legge di attrazione e detti popolari. Ricordate la frase «a caval donato non si guarda in bocca»? In pratica, questo antico proverbio sta a significare di non osservare troppo chi ci fa favori o regali. Storicamente, quando si acquistava un cavallo, si doveva guardargli in bocca per accertarsi della sua età e dello stato di salute. Avendo conoscenti che possiedono cavalli, posso affermare che un equino ha un costo di mantenimento molto alto e più il cavallo invecchia, più avrà la necessità di costose cure veterinarie. Se qualcuno ricevesse un cavallo molto anziano in regalo, avrebbe un costo di diverse migliaia di euro all'anno per il suo mantenimento e per le cure veterinarie. Parlando di legge d'attrazione, dobbiamo essere sempre coerenti con le persone e gli oggetti che ci circondano. Ogni oggetto che riceviamo in dono, come ci fa sentire? Ci piace e ci esalta o ci fa sentire a disagio? Facciamo l'esempio di prendere degli abiti dai nostri fratelli, accettandoli per cortesia, ma fondamentalmente non ci piacciono e non ci servono, o magari ci sono utili, ma non sono adeguati ai nostri gusti. Potenzialmente, ogni volta che indosseremo o semplicemente vedremo quell'oggetto nel nostro armadio, verrà attivata una molla automatica nel subconscio, che richiama la sensazione iniziale e di conseguenza un chiaro messaggio verso l'universo. Questo vale anche per ogni oggetto acquistato e mai piaciuto. Tempo fa, durante una diretta del salotto virtuale, ho parlato di coerenza e questo argomento ne abbraccia appunto le fondamenta. Lo stesso Feng Shui spiega l'importanza di circondarsi esclusivamente di oggetti che in qualche modo ci danno buone vibrazioni, altrimenti rischieremo di allontanare da noi fortuna e abbondanza. Detto questo, mi sento di dover affermare che a caval donato si deve guardare in bocca e in primis va fatto per il nostro bene. Qualche volta potrebbe essere utile guardare dentro il cofano di una vettura regalata. Altre volte si potrebbe dire un sano no grazie, evitando di abbassare la nostra autostima pur di compiacere altre persone. E per le altre occasioni ricordo che esistono molti mercatini online. Ascoltate sempre le vostre sensazioni, soprattutto nell'ambiente domestico. Se un oggetto vi richiama alla negatività, quale vibrazioni starete inviando all'universo? Che riceviate in dono qualcosa o che stiate facendo un acquisto, ascoltate sempre il vostro istinto. Se volete attrarre benefici nella vostra vita, siate consapevoli e coerenti. Buona vita a tutti.